Nel video precedente ho lasciato una domanda aperta: si può davvero guadagnare con le corse ippiche? E soprattutto, se la maggior parte delle persone perde, qual è la differenza reale? La risposta non è quella che la maggior parte delle persone si aspetta, perché il problema non è trovare il cavallo giusto. Il problema è molto più semplice e molto più difficile allo stesso tempo, e capire cosa stai guardando, perché finché non fai questo switch mentale, continuerai a vedere le corse per quelle che sembrano e non per quello che realmente sono. Quando guardi una corsa non stai guardando solo dei cavalli che corrono, stai guardando un sistema fatto di dinamiche, condizioni, decisioni e variabili che cambiano continuamente, e questo sistema non è mai fermo, non è qualcosa che puoi imparare una volta e poi applicare sempre allo stesso modo, perché cambia continuamente, cambiano le condizioni, cambiano i cavalli, cambia il contesto, e quindi di conseguenza deve cambiare anche il modo in cui lo interpreti ogni volta. E questo è un altro dei punti dove la maggior parte delle persone si perde, e se non capisci questo, tutto il resto diventa secondario, perché stai cercando risposte semplici in un ambiente che semplice non è. Questo è ciò che fa la differenza, perché la maggior parte delle persone guarda una corsa come se fosse un qualcosa da indovinare. Io la guardo come qualcosa da interpretare, e sono due cose completamente diverse. Indovinare è casuale, interpretare è un processo, ed è proprio questo il punto, non si tratta di indovinare. È per questo che io oggi lavoro in questo modo, perché senza un processo non esiste nessun vantaggio reale. E c'è un altro aspetto purtroppo, perché anche quando interpreti correttamente non significa che vincerai quella corsa, cosa molto difficile da accettare, perché siamo abituati a collegare la decisione al risultato, ma nelle corse non solo, non funziona affatto così. Puoi tranquillamente prendere una decisione corretta e perdere, e puoi prendere una decisione sbagliata e vincere. Prova a pensare. A volte giochi un cavallo e perde per sfortuna o per scelta sbagliata del fantino, e tu lo vedi, ma non vedi mai o fai finta di non vedere quando il tuo cavallo vince per la sfortuna o la scelta sbagliata del fantino che monta il cavallo arrivato secondo o terzo. Ed è qui che nasce tutta la confusione, che tra l'altro crea un problema enorme, perché se non distingui tra una decisione corretta e un risultato positivo, inizi a imparare le cose sbagliate. Vinci e pensi di aver fatto tutto bene, perdi e pensi di aver sbagliato, quando spesso è vero l'esatto contrario. E continuando così costruisci un approccio che nel tempo ovviamente non reggerà. Qui entra in gioco l'esperienza, perché queste cose non le impari semplicemente guardando le corse da fuori, le devi vivere, osservare, e soprattutto le capisci nel tempo. Io ho avuto la possibilità di farlo lavorando all'interno di questo ambiente come allenatore professionista e crescendo in una famiglia dove le corse non sono mai state un hobby, e questo inevitabilmente cambia completamente il modo in cui interpreti quello che stai vedendo. Guarda un po' qui, questo è quello che faccio io ogni giorno: strumenti, dati, modelli, ma tutto questo non serve a nulla se non sai come leggerlo, perché il problema non è avere i dati, il problema è interpretarli. E quindi torniamo alla domanda iniziale: si può davvero guadagnare alle corse? La risposta ovviamente è sì, ma non nel modo in cui la maggior parte delle persone pensa, non cercando il vincente, non rincorrendo i risultati immediati, non cambiando continuamente approccio, ma costruendo un metodo e soprattutto prendendo decisioni coerenti nel tempo, perché non è la singola corsa a fare la differenza, è quello che fai su 100 corse che la fa. È lì che si vede tutto, non nella singola corsa, non nella singola giornata, ma nella continuità, nella coerenza delle decisioni, nella capacità di mantenere lo stesso approccio anche quando i risultati nel breve periodo magari vanno contro di te, perché è lì che la maggior parte delle persone cambia. E tornando a cambiare si torna esattamente al punto di partenza, dove si improvvisa e si intuisce, ma che è dove alla fine si perde. L'importante da capire e accettare però è che costruire un sistema non significa avere sempre ragione, significa accettare che sbaglierai anche quando hai fatto tutto correttamente, continuando comunque a prendere decisioni coerenti, perché è questa continuità che crea il vantaggio nel tempo, non il singolo risultato. Alla fine non si tratta solo di prevedere cosa succederà, si tratta soprattutto di capire ad esempio quando ha senso esserci e quando invece la scelta migliore è non fare nulla. E questa è un'altra delle cose più difficili da accettare, perché non fare nulla non sembra una decisione, ma quasi sempre è la decisione migliore. Questo è ciò che condivido ogni giorno con Max Zenap, non come qualcosa da seguire alla cieca, ma come un processo da cui prendere spunto e imparare, trasparente, reale, basato sull'esperienza, dove ogni decisione ha un contesto e un peso, perché è qui che si gioca tutto, non nel capire chi vincerà una corsa, ma nel capire come affrontarle tutte. Nei prossimi video entrerò ancora più nel dettaglio, ma prima era fondamentale chiarire questo passaggio, perché senza questo tutto il resto rischiava di essere interpretato nel modo sbagliato. Max Knapp, un approccio diverso alle corse. Alla prossima.